darvi solo alcuni spunti, alcune suggestioni circa questo aspetto, che è un aspetto, come avete colto, importante del progetto, che è quello che si occupa di verificare che quanto proponiamo abbia una sua sostenibilità prima di tutto economica, finanziaria e economica direi, ma poi anche una sostenibilità ambientale. Sono stati sottolineati due aspetti che sono già stati presentati. Prima di tutto abbiamo detto che quello che proponiamo dovrebbe essere replicabile. Perché sia replicabile, verificare proprio la capacità di sostenersi dal punto di vista economico è un aspetto importante. Quindi la sostenibilità economica andrà considerata nell'idea, nella prospettiva di chi effettua l'investimento, sia un investitore, una ditta, un proprietario forestale, un'impresa, che ne abbia un ritorno prettamente finanziario ed economico nel medio-lungo periodo. Verificheremo anche una sostenibilità di tipo sociale. È stato detto che questi modelli che vogliamo proporre ci aspettiamo che abbiano un impatto sulle comunità locali, in termini ovviamente di un indotto, di un volano economico, e quindi anche questo aspetto verrà verificato. Infine, importantissimo, perché questa è una dimensione importante del progetto, è la sostenibilità di tipo ambientale, quindi quella che fa riferimento ai servizi ecosistemici. In questo modo pensiamo di riuscire appunto a dare una risposta al quesito se veramente quanto proposto è replicabile. Come verificheremo la sostenibilità finanziaria, che è il primo passo? Metteremo a punto un sistema di monitoraggio e di raccolta dei costi e dei ricavi degli investimenti, degli impianti, degli orti, della parte forestale, che si basa su una raccolta di costi divisi in costi di investimento, costi di gestione, e ovviamente in una valutazione di quelle che sono le produzioni di diverso tipo che le aree pilota forniranno. Tra l'altro vorrei dire che già questo è un primo step verso la valutazione dei servizi ecosistemici, perché anche le produzioni sono servizi ecosistemici, quindi anche la produzione di piccoli frutti, funghi, piante officinali eccetera sono servizi ecosistemici di produzione. Calcoleremo un indicatore economico finanziario che sarà un risultato operativo strettamente proprio di carattere finanziario, e ovviamente questa valutazione verrà fatta in un periodo di tempo che è stato stimato essere di 20 anni, che è proprio il periodo di durata che pensiamo possa avere le aree pilota. Quindi poi si tratterà anche di applicare un saggio di sconto e di calcolare una convenienza al momento attuale. Il passo successivo sarà quello poi di introdurre in questo stesso schema di valutazione i servizi ecosistemici. Sapete che servizi ecosistemici ce ne sono di moltissimi tipi, sono stati individuati nell'ultima proposta di classificazione di servizi ecosistemici più di 130 servizi ecosistemici. Non sarà possibile ovviamente inserirli tutti nella nostra valutazione, anche perché proprio ci proponiamo di calcolare un valore economico. Qua ne ho indicati alcuni, però i più importanti. Ovviamente nel corso del progetto anche questo sarà oggetto di valutazione, quali servizi ecosistemici considerare. Guardando le 3 categorie di servizi ecosistemici, quelli di produzione ve li ho già citati, sono già dentro il primo indicatore economico. Abbiamo la categoria importantissima degli servizi ecosistemici di tipo regolativo, quindi l'impatto sul clima, sulla fissazione di CO2, sull'erosione che andiamo a evitare effettuando azioni di rimboschimento, e ovviamente la resilienza ai disturbi, come è già stato citato. Non meno importanti sono i servizi ecosistemici di carattere culturale che andiamo a migliorare o introdurre con queste aree pilota, che sono legate ovviamente al ripristino di un paesaggio tradizionale che esisteva prima della tempesta Vaia, la possibilità che queste aree pilota fungano la realtà che sono azioni dimostrative, quindi hanno anche una dimensione educativa, formativa, dimostrativa verso altre azioni simili, e
e la possibilità anche che offrono ovviamente caratteristiche, cioè servizio di tipo ricreativo e di accessibilità, di fruizione al pubblico, proprio magari in attività di dimostrazione di quello che viene fatto. Quindi lì i servizi sono molteplici, sono sicura che ce ne sono molti di più, qua ho indicato solo i principali. Come vi dicevo, il compito che ci siamo dati è quello di cercare di valutarli per quanto più possibile economicamente, di quello che viene fatto. Quindi lì i servizi sono molteplici, sono sicura che ce ne sono molti di più, qua ho indicato solo i principali. Come vi dicevo, il compito che ci siamo dati è quello di cercare di valutarli per quanto più possibile economicamente, con diverse metodologie estimative, e di poter introdurre nella valutazione economica. Quindi replicheremo lo schema che vi ho fatto vedere prima di calcolo di indicatore di sostenibilità, non sarà più finanziaria ma sarà di tipo economico, sociale, ambientale, introducendo i valori dei servizi ecosistemici. E qui quello che c'è da dire è che sicuramente il periodo diciamo, di valutazione della convenienza che verrà considerato sarà sicuramente più lungo, perché è chiaro che quando finisce il progetto i servizi ecosistemici continueranno a essere erogati, anzi in quantità sempre maggiore. Non anticipo risultati perché è un po' prematuro, abbiamo fatto un po' di calcoli usando i dati di bibliografia, che però non si applicano a questi modelli perché sono veramente innovativi. Quelli però ci avevano già dato dei risultati preliminari e confortanti. E certo è che siamo di fronte a un caso nuovo, quindi è tutto un po' da costruire, da inventare. Quindi so che avremo delle difficoltà, scusa che delle difficoltà di carattere teorico e pratico, i modelli proposti sono molti e quindi dovremo mettere a punto una serie, valutare bene i servizi ecosistemici per ogni modello. C'è il discorso che siamo in una situazione di sperimentazione, ma poi dovremo dare dei dati di ordinarietà che si applicano anche in altre situazioni e in situazioni a regime, e avremo anche un po' di difficoltà di stimare i costi interni di varie operazioni. Però diciamo, è una sfida molto importante, molto interessante, perché penso che veramente potremo dare un contributo significativo anche in questo senso. Ecco, con questo ho finito perché mi hanno dato pochi minuti e non volevo dilungarmi troppo, vi ringrazio e vi rimando al prossimo incontro dove forse potremo dare già qualche dato.